In questa lezione spieghiamo come realizzare dislivelli per una rappresentazione realistica, nella quale il terreno cresce in maniera non scalettata. Come nella rappresentazione geometrica, per la quale è più indicato utilizzare i cartoni, si parte dalla realizzazione di curve di livello, che però vengono smussate in modo da rendere il dislivello privo di scalini e quindi più realistico. I materiali che meglio si prestano a questa rappresentazione sono le lastre di materiale plastico espanso o estruso, come il polistirolo o il Depron da 5 o più mm. L'utilizzo di questo tipo di materiali, anche di spessori 20-30 mm, oltre ad essere una scelta estetico-rappresentativa, risulta molto utile nel caso di dislivelli elevati e molto ripidi, per i quali la rappresentazione tramite cartoni è complessa e dispendiosa. Anche nel caso della rappresentazione realistica, per poter controllare la forma dei dislivelli, dobbiamo partire da una mappa quotata, che rappresenti il territorio attraverso le curve di livello. Per definire lo spessore delle lastre da utilizzare è necessario conoscere l'esatto dislivello tra due curve consecutive nella mappa e convertirlo in millimetri alla scala di rappresentazione del modello che si vuole realizzare. Facciamo un esempio. Se abbiamo a disposizione una mappa di un territorio in scala 1 a 1000 e sappiamo che il dislivello tra due curve consecutive è 5 metri, il materiale da utilizzare deve avere uno spessore di 5 mm. Qualora volessimo utilizzare un materiale di spessore 10 mm, sarà sufficiente eliminare metà delle curve della planimetria, ad esempio tutte le pari o tutte le dispari. Nelle lastre di materiale plastico espanso, le tensioni che si creano in fase di incollaggio sono minori rispetto a quelle che si creano con i cartoni e quindi possiamo realizzare i dislivelli anche in strati pieni, ossia tagliare ogni curva fino al perimetro della mappa. Questa modalità ci consente di montare correttamente le curve allineandole sul perimetro esterno senza la necessità di altri riferimenti. Se invece vogliamo risparmiare materiale, possiamo tagliare le curve a fasce come nel caso delle curve geometriche in cartone, avendo cura di calcolare per questo tipo di materiali una zona di sovrapposizione di almeno 20 mm. Prima di incollare le curve fra di loro è necessario smussare il bordo superiore di ogni livello in modo da rendere il dislivello continuo e privo di scalini. Lo si può fare utilizzando un taglierino, della carta vetrata o un archetto da taglio a filo a caldo. Per effettuare questa operazione in maniera più precisa, può essere utile segnare il tracciato della curva superiore su quella da smussare, per definire con precisione la parte in eccesso da rimuovere. Come nel caso delle curve in cartone utilizzate per le rappresentazioni geometriche, se sono presenti edifici a cavallo delle curve, è necessario creare un piano su cui appoggiarli, modificando il profilo delle curve che li intersecano. Stessa cosa vale per la realizzazione di percorsi e corsi d'acqua. Il montaggio delle curve di livello deve avvenire in opera, ossia incollando la curva più bassa direttamente alla base del modello che deve essere solida e stabile. Nel caso di curve di livello in materiali espansi, anche la base può essere realizzata con una lastra dello stesso materiale di 20-30 mm di spessore. Teniamo però presente che questo materiale può rovinarsi facilmente in caso di urti. Indipendentemente dal tipo di base scelta, questa deve essere di dimensioni uguali alle planimetrie utilizzate per il taglio, per consentire il montaggio corretto delle curve. Procediamo quindi al montaggio delle curve sulla base, incollandole con una colla specifica per materiale plastico espanso o della colla vinilica. Non commettiamo l'errore di utilizzare colle a solvente che possono sciogliere questo tipo di materiale. Al termine del montaggio di tutte le curve, possiamo levigare con carta vetrata la superficie ottenuta con le curve smussate per rendere il dislivello omogeneo. Questa operazione, specie nel caso di curve articolate, può risultare difficile e nella maggior parte dei casi non porta a una superficie omogenea. Spesso infatti rimangono dei piccoli scalini fra le diverse curve. Se vogliamo ottenere un effetto realistico, possiamo applicare sulle curve strati di materiali modellabili come lo stucco.
Fra i possibili materiali, il più adatto risulta essere lo stucco in pasta riempitivo pronto all'uso, detto anche stucco francese, che si applica normalmente su muratura e pannelli in legno e che è facilmente reperibile nei colorifici e nei centri bricolage. Scegliamo lo stucco pronto rispetto al gesso perché si asciuga lentamente ed è più facilmente lavorabile. Il gesso invece rimane più rigido, ha un tempo di asciugatura più rapido e in strati sottili tende a creparsi. Sulle curve in materiali plastici espansi lo stucco si stende agevolmente sia con la spatola che con le mani e può essere trattato superficialmente con spugno o spatole rigate per rappresentare diversi tipi di paesaggio come prati o rocce. La superficie a stucco, una volta asciugata, può essere anche levigata con una carta vetrata per ottenere una finitura liscia. Lo stucco può inoltre essere colorato sia prima della stesura che successivamente alla posa. Quando si sceglie questo tipo di rappresentazione in un modello architettonico, è sempre consigliabile non eccedere nella rappresentazione di dettagli naturalistici, per evitare un effetto iperrealista tipico dei presepi, che normalmente non è adatto all'ambito della comunicazione del progetto di architettura. Un altro materiale che possiamo scegliere per la rappresentazione realistica di dislivelli è il sughero in fogli o in rotolo. Questo materiale, fino a 10 mm di spessore, può essere tagliato facilmente a mano con un taglierino e smussato con carta vetrata. Essendo il sughero un materiale poroso, permette, come le plastiche espanse, di realizzare dislivelli in curve piene senza che la base si incurvi per le tensioni derivanti dall'incollaggio di strati continui. Il sughero viene scelto soprattutto per le sue caratteristiche estetico-espressive e quindi la superficie realizzata non viene normalmente ricoperta, ma eventualmente solo tinta con vernici non completamente coprenti per attenuare il tono acceso del materiale.